Mia madre e mio padre avevano fatto questa domanda per la casa popolare perché noi eravamo 4 figli e loro 2 ovviamente. Vivevamo in una camera e cucina. Poi la costanza di mia madre l'ha portata poi ad ottenere che per lei era veramente una manna dal cielo. Io sono Rachele Ornato e sono un residente qui in questa struttura da diciamo oltre 44 anni. Da quando sono arrivata nel lontano '80 mi ricordo che praticamente questa struttura era veramente isolata. Sfortunatamente io diciamo abito in una parte dove è forse la migliore, diciamo, di tutta la struttura. Però, cioè era un po' spaventosa la cosa perché questi palazzoni così grossi, tutti chiusi, tutto silenzio, tutto quindi era un po' forte per dei bambini. Poi noi andavamo ancora a scuola, quindi per prendere l'autobus dovevamo fare la strada giù in fondo, che insieme andavamo alla fermata, oppure attraversavamo il prato incolto per andare a scuola, Altofello, e comunque conoscevi gente nuova, avevi lasciato tutti gli amici nella zona precedente, però qui c'era un rinnovo di persone di tutte le, diciamo, zone di Roma. E mia madre e mio padre avevano fatto questa domanda per la casa popolare perché noi eravamo 4 figli e loro 2 ovviamente. Vivevamo in una camera e cucina. Poi la costanza di mia madre l'ha portata poi ad ottenere che per lei era veramente una manna dal cielo, che le case comunque all'interno sono molto belle, molto fatto bene e comunque insomma voglio dire c'è tutto. E fortunatamente poi i vicini insomma voglio dire sono stati sempre un po' tutti, perché venivamo tutti dalla stessa barca in un certo senso, quindi sono stati sempre molto cordiali oppure complici in tutto. Tutti quanti eravamo tutti contenti. Ah, tu come ti chiami? Dove abiti? E anche le madri che andavano a fare la spesa magari al Tufello oppure dovevano andare a Valmelaina, quindi hanno fatto molta rete, diciamo. E io mi ricordo, insomma, tutti i ragazzini, c'erano i gruppi, quelli dei 16 anni, quelli dei 14, quelli degli 8. Nel tempo hanno cominciato ad aprire dei locali lì sotto, quindi si è un po' animata la zona, nonostante eravamo isolati da tutto. All'inizio sembrava, no, che comunque c'erano i servizi, comunque c'erano tante, poi tutto nuovo comunque, dall'illuminazione, dai passaggi pedonali, chiaramente era tutto nuovo. Quindi poi a distanza di anni praticamente c'è stata una decadenza, veramente ecco l'hanno lasciata un po' a se stessa, come posso dire. Tant'è vero che noi con alcuni ragazzi diciamo della zona, a volte puliamo noi adesso qui ci conosciamo tutti, sappiamo la storia di tutti quanti, ma io ringrazio diciamo la borgata perché mi ha dato la possibilità di poter ecco crescere in un certo modo, perché diciamo da dove provenivo magari le possibilità non erano poi molte oltre la scuola, perché invece qui conoscendo altra gente mi sono rapportata pure con altro tipo di persona, quindi che siate male, che siate bene, perché comunque ho scoperto anche, insomma, c'era una sorta di amicizie comunque vere, perché avevamo avuto lo stesso problema, no? Cioè nel senso di adattarsi a determinate cose e a scegliersi. Soprattutto nella mia scala comunque c'è una sorta di collaborazione, perché comunque se c'è da fare qualcosa la facciamo, mettiamo una quota tutti quanti, oppure magari se c'è da organizzare di pulire la piazzale, perché comunque quindi io e altre persone ci organizziamo e lo facciamo senza problemi. Poi che noi cerchiamo di curare l'ambiente, lo facciamo perché lo vogliamo fare noi, perché vogliamo vivere in un contesto insomma non di degrado, anche perché siamo soli. Telefoni non ti rispondono, chiami, vai là e non ti puoi intendere, devi prendere appuntamento,
diventa difficile, invece noi stiamo cercando di fare un po' l'unione fa la forza.